Oggi vi faccio vedere il cuociriso che ho a casa mia e che uso per fare il riso cotto. Finora ho pubblicato diverse videoricette di come cuocere il riso, ma non ho mai fatto la videoricetta con il cuociriso, pensando che non è un attrezzo in comune in Italia. In Giappone penso che il 99,9% di persone hanno il cuociriso nella propria casa, ma all'estero poche persone che ce l'hanno. Sono una youtuber giapponese che vive in Italia e cerco di creare il video con gli attrezzi che si possono trovare semplicemente a casa e per questo motivo non ho mai fatto il video con il cuociriso. Ma in passato ogni tanto mi hanno scritto il commento sul mio canale YouTube chiedendo il consiglio per il cuociriso. Così ho deciso di fare questo video e spero che sia utile per alcune persone che hanno idea di acquistare il cuociriso prossimamente. Questo che state guardando è il cuociriso che uso io, è di marca Yumu Asia. L'ho acquistato su Amazon a novembre di 2020, quindi 4 anni fa. 4 anni fa stavo valutando quale cuociriso da acquistare e ho scelto questo soprattutto perché mi dava certezza della bontà del riso una volta viene cotto e dalle descrizioni del prodotto e dai numerosi premi che ha preso come il miglior cuociriso. E leggendo la recensione e facendo la ricerca sul social ho avuto anche la conferma da alcuni giapponesi che vivono in Europa che hanno acquistato questo cuociriso e sono molto soddisfatti e dicevano che riescono a cuocere il riso come in Giappone con il cuociriso giapponese. Questo è il libro di istruzioni ed è scritto anche in italiano. Con questo cuociriso riusciamo a fare tante cose, non solo cuocere diversi tipi di riso. Si può cuocere gli stufati, le torte e cuocere al vapore. E ha funzione di mantenimento in caldo per 24 ore. Vi faccio vedere come utilizzo questo cuociriso. Anzitutto la scelta di riso è importante. Il riso giapponese è piccolo e tondo e assomiglia molto al riso originario italiano che viene usato soprattutto per le minestrone. E io di solito uso il riso giapponese coltivato in Italia che si chiama Okome-san ed è notevole la sua bontà e con la cottura del programma che userò adesso diventerà ancora di più buono. Ho messo 600 g di riso nella bacinella. Di solito calcolo 100 g di riso crudo per una porzione, quindi 600 g di riso crudo saranno 6 porzioni. Mettiamo l'acqua nella bacinella e dopo qualche giri con la mano eliminiamo subito l'acqua. Il secondo e il terzo lavaggio mettiamo poca acqua e mescoliamo velocemente con la mano così si strofinano fra i chicchi e risultano lavati. Dopodiché aggiungiamo l'acqua e la eliminiamo. E sgoccioliamo il riso. Sulla bilancia digitale mettiamo questa ciotola che c'è all'interno di cuociriso e mettiamo il riso lavato e sgocciolato. Per capire la quantità dell'acqua calcoliamo 600 g di riso crudo per 1,2 oppure per 1,3. Se cuocete meno riso, tipo 200 g o 300 g, sicuramente meglio per 1,3. E anche se il riso è di scorso coltivazione perché è più asciutto. Siccome ero indecisa ho fatto per 1,25, quindi metto 750 g d'acqua. Appiattiamo la superficie del riso con la mano e inseriamo la ciotola nel cuociriso.
Attacchiamo la presa. Allora si illumina il display, schiacciamo il menu e schiacciando ripetutamente possiamo scegliere il programma che vogliamo. Per il riso giapponese o per il riso originario scegliamo il programma Show Grain, sarebbe grani corti, che ci impiegherà 39 minuti di cottura. Oppure il programma Umami, che fa diventare ancora più buono il riso e ci vogliono 66 minuti di cottura. E schiacciamo Start. Non so perché qui c'è scritto Umami, in giapponese si dice Umami, che vuol dire buon gusto. Dopo circa 63 minuti è pronto il riso bianco e scatta subito il programma di mantenimento caldo. Se ho dei ospiti utilizzo questo programma, altrimenti stacco subito la presa. Il riso è cotto bene e già solo guardarlo si capisce che è buonissimo. Mescoliamo il riso sotto sopra. Assaggio il riso. È molto buono e si sente la dolcezza del riso. Spengo la presa e tiro fuori il contenitore che c'è all'interno del cuociriso. Se vogliamo sapere la quantità del riso cotto, basta calcolare 600 g di riso crudo per 2,25. Farà circa 1350 g. L'ho assaggiato un po' prima, quindi mi ritorna il conto. Preparo 3 onigiri e il resto lo divido e lo conservo in freezer. Nella videoricetta di onigiri sto facendo con le mani, ma questa volta vi faccio vedere in versione senza il contatto diretto con le mani. Nella ciotola di riso mettiamo certa quantità di pellicola e mettiamo 150 g di riso cotto. Con i bastoncini creiamo un buco al centro. Mettiamo 1 o 2 pizzichi di sale naturale sul riso uniformemente e mettiamo una farcitura a piacimento. Io avevo kombu tsukudani, che sono le alghe kombu in umido caramellate e salate in frigo, quindi uso queste. Nella videoricetta di onigiri potete scoprire altri tipi di farcitura. Spingiamo la farcitura con i bastoncini o con un cucchiaino e chiudiamo la pellicola come se stessimo creando un sacchetto e creiamo la forma triangolo, come potete vedere. Sta venendo un onigiri un po' grande per me, allora di solito sto facendo onigiri con circa 120 g di riso cotto. La grandezza degli onigiri è la vostra preferenza. Togliamo la pellicola e avvolgiamo gli onigiri con le alghe nori. Assaggio uno. È buonissimo, si sente pura bontà di riso appena cotto. Il resto del riso lo divido e lo copro con la pellicola e lo congelo. Ogni pacchettino con la pellicola faccio con circa 150 o 200 g di riso cotto. Sull'adesivo scrivo la data e quantità del riso e cerco di consumare in 2 mesi. A volte scongelo un pacchetto di riso bianco e un pacchetto di riso con 5 cereali o riso integrale e li mescolo. Questo video termina qui, se vi è piaciuto potete lasciare un like o un commento per farmi sapere cosa ne pensate e se non volete perdervi i prossimi video potete iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto. Ci vediamo presto con la prossima videoricetta. Ciao a tutti!